È San Valentino, ragazzi, io sto preparando i special per San Valentino nel mio ristorante, ma voi potete approfittare che vi faccio vedere la ricetta e potete festeggiarla a casa se volete. Poi se lo volete mangiare fatto, quello originale, fatto da noi, qua da sta spadruccia, venite qua al ristorante e ve lo faccio assaggiare. Che ne dite voi? Allora, risotto alle zucche con tartufo nero e fondù di parmigiano alla cannella. Come vedete, buono da morire. E due semetti ci mettiamo, pure due semetti ci mettiamo dalla zucca, belli croccanti, gli diamo il crunch. Ah, famo un po' piccante, è San Valentino, rosso ci sta bene. The Sound of Love, ragazzi. Mamma mia, guardate che cucina che c'ho, papà mia. Lo sapete, sono dalla parte vostra. Evitate sta cipolla, dai, o l'aglio. Oh, andiamo a litigare, ve blocco, ve banno. Pronti con gli ingredienti. Zucche, quelle che trovate. Fate un mix di zucche, quindi zucca mantovano, delizia, Hokkaido, ferrarese, tartufi. Questi vabbè, ho comprato 1 chilo perché devo far mangiare un sacco di gente, ma voi prendete una pallettina così, vi costerà 15 euro, ma nemmeno 10 euro, ma nemmeno, perché costa intorno ai 400-500 euro al chilo. Riso Carnaroli, ma di quello di grande qualità. I semi di zucca per dargli il crunch, il brodo, sedano, cipolla e carota e cipollotto fresco. Poi erbette, aglio, peperoncino, salvia, timo e rosmarino. Poi per la fonduta parmigiano, panna e cannella. Come sarà? Sarà buonissimo. Sarà buono veramente. E poi un po' di burro, ok? Perché qua è una ricetta col burro. 1, 2, 3, con che iniziamo? Con che cosa iniziamo? Con il brodo. Fatelo fatto bene, fatelo profumare, fatelo sentire. Dobbiamo sentire sto profumo che inebria la vostra casa. Una cosa importante, usate le verdure. Il brodo vegetale è veramente semplice da fare. Oh, andiamo a litigare, ve blocco, ve banno. Se vi vedo che usate il brodo, mo devo dire, un giorno poi se fare pubblicità per quei brodi là, che fa? Pure noi devi bloccare. Io spero che, almeno che faccio un incidente per una botta in testa, può succedere tutta una vita, però è il brodo fresco fatto da voi, sia di carne che di pesce, che di verdura, poi specialmente di verdura non ci vuole niente. Metto un goccetto d'olio, ci sta bene, cipolla, carote, sedano, scrocchiarello, via, via. Queste verdurine poi ne buttate una volta che le avete sfruttate nel brodo, frullate, vi fate un bel frullato di verdure, buonissimo. E che ci manca? Ci metto un altro po' di carote, vai, e la cipolla pure. Ci voglio mettere anche un po' di salvia, di timo. Non è cambiato niente da casa mia. Mamma mia, guarda che cucina che c'ho, papà mia. È una portaerei. Facciamolo solare un po' tutto quanto. Casomai vi trovate per caso così, che io lo so, o buttate voi. Vedi questo? Questo è un parmigiano reggiano, 24 mesi, ma sta buccia. Tiè, che poi puliremo meglio, ok? Ma che fai, la usi? Gli diamo un po' una grattatina, così, come faceva mamma. Mamma e nonna ne erano matte, ne erano sceme. Quelle adopravano tutte, quelle sì che erano sostenibili, non buttavano niente. Tu senti il profumo, perché non lo faccio a crudo che butto l'acqua e poi butto le verdure? Perché io voglio sentire questi profumi, voglio sentire le erbette che si rosano, voglio sentire la cipolla, il sedano, la carota, poi bagnata, vi vedete qua? Mi sembra un funario, il grande funario che chiama la camera, vi vedete qua? Perché? Ora vi insegno sto trucco. Chi sta al posto mio e fa i video per voi, che cosa fa? Deve fare anche un po' di regista, deve chiamare la camera, deve farla venire. Oh, dammi la 5, portiamo in ebollizione. Mettiamo la goccia, come dicono a Roma, di parmigiano grattata e facciamo sto brodo. Poi panna fresca. Ma la panna è grassa, come faccio? Quante volte te la mangi la panna? Poi sta a guardare la panna e non sta a guardare che te mangi i cornetti, che te mangi le brioscine, che te mangi i dolcettini, le merendine, le cose, quelle no. E le patatine fritte, quelle non fanno male, non sente ingrasso, è vero? Ogni tanto mangiate, ci devo mettere un cucchiaio di fondute parmigiano, quindi buona, mangiatela, fa bene. Un po' di grasso buono, fa bene, pure se animale, va bene. Tostate un po' di cannella, così proprio esaltiamo questi profumi. Grattugiamo il parmigiano. A me lo sapete, mi piace far così. Ok, poi sto pezzetto qua, via, recupero tutto, eh? No, che succede? Che Tony mi dice, ma perché non ci metti pure un po' di cardamomo? È vero, perché se voi immaginate
le spezie, la cannella, il cardamomo, questa freschezza, anche in anice stellato gli starebbe bene. E poi guarda che mi sta da Tony, fa vedere che mi sta da Tony. Bacca di vaniglia del Madagascar. Mettiamo i semetti e mettiamoci pure la bacca, vai, così. E facciamo andare lentamente, non la fate bollire. Qua non puoi sentire il profumo, non puoi capire che è profumo. Non le mettiamo tutte perché la quantità di latte è veramente, la quantità di panna è veramente poco. 1 e 2 cardamomo, ok? Oh, lo sapete che giorno è? San Valentino, quindi fate le cose con l'amore, con la passione e invitate solamente quelle persone che veramente amate, che c'è passione. Sta roba finta che dovete fare per forza, non la famo, è meglio se ne stiamo ognuno per conto suo, capito? Quindi se invitate qualcuno è veramente perché c'è tanta passione verso questa persona. Quanto ne gratto, mamma, e ci vuole, raga. Però è figo che c'è sto gioco dei colori. Ah, a proposito dei colori, che devi fare? Devi tostare pure se metti de coso, de zucca, no? Qualcuno dirà, ah Max, ma tutto sto lavoro devo fare? Non ti vergogni? Non ti vergogni per niente di queste cose? Mi è da piangere a me. Magari la cosa bella, fatelo insieme. Ecco, invece solo da mangiare insieme, cucinate insieme, state un po' a contatto, bevete un bicchiere di vino, strofinatevi un pochetto quando state a cucina, dai, starete pure Tony, starete, capito? È un'altra cosa, è bello. Adesso dovremmo cuocere la zucca per farla più buona, che è qua. Gli dai una tagliata di quelle giuste. Ecco qua. È tosta da morire, mannaggia le miserie. Oggi sono pure un po' spento, capito il discorso? E poi con un cucchiaio levate, aprite un pochettino, aprite un po', lasciate pure i semi che fanno un bel profumo, famo. Uno spicchietto d'aglio. Ops, anche 2. Fantastico. Allora, voi dovete essere furbi, dovete profumare le cose prima, così portate già la roba buona, saporita. Scegliete una bella zucca come questa qua, poi ci mettete un po' di erbette, che è timo, salvia, già ti sta venire voglia da mangiartela così, capito? E rosmarino, un po' di sale, così. Poi ci metti sto cappelletto, ok? E la mettiamo al forno, però aspetta, noi stiamo avanti, che dobbiamo fare? Ma io ci giocherei un pochetto, no? Allora, questa diventerà una cremetta e va bene, però vogliamo fare qualche altra cosa? Che sono una zucca mettiamo? E che siamo così cioè, siamo così semplici. Famone 2 le zucche, no? Con gusti diversi, anche perché questa, quando ti mangi questa, l'Hokkaido, de che sa? De castagna, quindi fai un mix di gusto e di sapore. La mettiamo sempre con aglio, un pezzo di cipollotto, qua ci mettiamo pure, il verde, tiè, guarda, così. Eccoci qua, così anche aromi diversi. Ah, famo un po' piccante, è San Valentino, rosso ci sta bene. E lo stesso cappelletto, andiamo al forno. Anche al forno di casa, mo lascia perdere che sto ristorante, anche al forno di casa, 160 gradi per circa un'oretta, anche un'oretta e mezza. Aspetta, va sempre con la forchettina, poi ti faccio vedere o col coltello, perché vediamo se veramente è cotta, no? Perché se mi porti una zucca così grossa è normale che ci vorrà un po' più di tempo, no? Quindi possiamo pure fare una cosa, facciamo così, mettiamo a 180, così che cosa facciamo? La tostiamo e si sbruciacchia pure un po' la buccia ed ha un gusto anche un po' più buono, la buccia un po' arrostita, sta polpa che si ammorbidisce, ste erbette che si scaldano e mandano tutto sto profumo dentro la polpa della zucca, già sto svenendo. Che vuoi di più? Oh! Allora, sono passati, vi dico la verità, 40 minuti. 1, 2. Questa è ancora un po'... No, sto cavolo, è morbida. Guardate qua, entra così con una facilità estrema. Questa è cotta perché è più piccolina. Questa ci manca ancora un pochino, c'ha delle parti ancora un po' dure. Quindi nel frattempo ci puliamo questa. Questa si cuoce. Buoni. E ci metto anche un po' di sale. Sale, così già sono un po' sapidi, no? Così gli si attacca. Vai. Vai. Come se fossero delle mandorlette, quelle là che si fanno, le mandorle salate. Vedi? Guardate che belle come aderisce il sale. Svuotiamo
la zucca da tutte le erbette, via. Queste non servono più. Vai. Oddio. Allora, se avete tempo potete farlo pure con questi qua, i semi di interni della zucca che trovate, che sono i famosi bruscolini. Vi ricordate i bruscolini? Io mi ricordo quando li davano al cinema, i sacchettini, si parlava delle lire. Taglio a metà, levo. Mamma mia, è bollente, ragazzi. Vedete? La buccia si leva perfettamente. E metto qua dentro, così. Ecco qua, la spolpate tutta. Tanti utilizzano anche la buccia di questa zucca. Aia. Quanto scotta, ragazzi miei. Dice, ma che te lo fa fare? Lo so, è il lavoro questo. Questo è più che sufficiente e questo è più che sufficiente. Fammi una fonduta. E che fai? Levo la cannella, levo il cardamomo, che non va frullato perché sennò è un gusto troppo forte, e levo il baccello di vaniglia. Adesso che dobbiamo fare? Devo mettere il parmigiano dentro, quindi parmigiano, che facciamo? 1 a 1 è perfetto, quindi 100 grammi di panna e 100 grammi di parmigiano, ok? E adesso spengete il fuoco, lasciatelo così, sta da solo il parmigiano con la panna, tranquilli, senza troppo dargli fastidio. Guardate che bella, fuori dal fuoco, la teniamo qua, guardate che stupendo. La vuoi assaggiare? Io sì. Mazza, ragazzi. Ma guardate qua, vedi, quando si fa questo, è verità. Ti piace da morire. Mazza che buona, spettacolare. Tony, è da paura, eh? Da paura questa fonduta. Mamma mia, è da paura vera. Allora, ecco qua l'altra zucca. Fuma sempre, noi proprio siamo come i pompieri proprio. Cioè, la cucina si sta ripopolando proprio, vedete, perché cominciamo fra un po' a venire tutti a fare preparazione. Guarda qua che spettacolo, via, anche questa è pronta, un pezzetto di questa. Lo famo sto riso e dai, forza, un pochino di burro. Accendiamo, facciamo sciogliere il burro. Appena si comincia a sciogliere il burro, mettete il riso. Calcolate 80 grammi a persona, ok? Questo era mezzo chilo. Questo qua potrebbe essere un piatto unico, senza nessun problema. Vi ricordate che vi ho detto quando si tosta il riso che dobbiamo fare? Deve diventare lucido, guarda il colore, si scioglie il burro, fa una patina intorno al riso, si può fare anche a secco, cioè senza nessun tipo di grasso. Stavo cercando, dove stai? Io ormai sono abituato a farlo con un po' di grasso, però anche a secco si può fare senza nessun problema. Bello. Un bicchierozzo di vino, acidità, poi brodo qua. Copriamo, andiamo a coprire, passino così si passa, è tutto filtrato, non ci sono impurità, pezzetti di rosmarino, erbette e cose varie. Ma adesso abbiamo all'incirca 17 minuti. Zucca. Dici, ma la cipolla non ce la metti? Ma che ce la metti a fare? Abbiamo sta zucca che è pazzesca. Abbiamo insaporito queste zucche, guarda qua, guarda, meraviglia, cioè meraviglia, meraviglia. Guarda qui se scioglie, bella così. Che bontà. Come dico io, sfragnate a zucca un po' di tanto, è morbida morbida. Sempre coperto il riso, è sempre tutto in piena ebollizione, guardate, ta 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 ta. Metto subito un po' di sale, poco poco, così incomincia ad insaporire. C'è chi della scuola di pensiero che dice il sale mettetelo all'ultimo il riso, io non sono d'accordo. Allora, sono d'accordo sul sale del brodo, ma non sono d'accordo di mettere all'ultimo il sale perché non assorbe. Cioè io voglio che già il come la pasta sia cotta in un liquido che abbia una sapidità, perché sennò poi dopo cioè non c'ha quella sapidità interna, capito? Come la pasta. Se voi cuocete la pasta senza sale, di che sa? Cioè
si sente la salsa saporita e la pasta invece sciapa. Guardate che bello, piano piano si scioglie la zucca, anche se rimane qualche pezzettino, va bene. Il tartufo nero rispetto al bianco si può anche cuocere, quindi io metterei del tartufo nero durante la cottura in modo tale prende anche un po' di profumo. Prepariamoci delle erbette, no cipolla, sai, per quel giorno, anche se vi amate è meglio di no. Lo sapete che a me fa impazzire la cipolla, però per essere tutti quanti allineati, capito? Perché poi ti arriva quello o quella che dice no amore, no, la cipolla non la mangio. Lo sapete, sono dalla parte vostra, vi aiuto in tutti i sensi, quindi evitate sta cipolla, dai, o l'aglio. Perché hai fatto riso con la zucca e non col pesce o non con la carne? Così accontentiamo tutti. Nessuno può dire non mi piace. Ti piace per forza perché non c'è il pesce. Senza glutine. Stai qua, ti stai a vedere sto bel risotto, tutto quanto. Tac, clicca, vai, segui, non ti costa niente. Erbette, burro freddo, un po' di parmigiano dentro ce lo metto già, perché quello che metterò su è solo un tocco di bianco, di colore, che sia abbinato a quello che stiamo facendo, quindi mettete il parmigiano. Guardate che ci vanno quasi 50 grammi a persona di parmigiano, Monta, devi mantecare bene. The sound of love, ragazzi. Allora, torcione, qua abbiamo un tovagliolo, copriamo un pochettino, un minuto proprio che facciamo riposare. Un minuto. Oh, questo assomiglia a qualcuno. Guarda un po'. Oggi facciamo i figlietti, Guardate qua. Tiè. Questa, usiamo sta coppa. E ne siamo due? O una? Vabbè, una, ma la assaggio io, dai, no. Guardate che bella, vai. Perfetto. Proprio le coppe di una volta, capito? Belle, stupende. Guardate, ancora fuma. Guardate che bella, guardate che consistenza. Oh, guarda come scende, come scende, come scende, come scende, come scende. Meraviglioso sti puntini, Vai. Ok? Poi, se metti di zucca, guardate che bello, stupendo. Tartufo, piccolo, prendo piccolo perché di tartufo, non deve essere coperto di tartufo, deve essere un insieme di cose, i semi di zucca, il tartufo, pepe nero, adesso lo mettiamo. E poi così, delle puntine di questa salsa, di questa fonduta al parmigiano e spezie, diciamo, Questo è il mio risotto per augurarvi buon San Valentino, quindi se volete potete venirlo a mangiare qui da me, se no lo mangiate a casa come l'ho fatto io, non c'è problema. Assaggiamo? E sì che assaggiamo, dai. Io me lo mangio dentro la pentola, quindi un po' di questa fonduta di parmigiano, poca, senza esagerare, tartufo, così, e adesso un bel cucchiaio, 2 semetti, mamma mia quanto è buono, ragazzi. Oh, dopo sto risotto sono fuochi d'artificio, preparati.